per questa nuovissima, freschissima ricetta estiva, una ricetta tipica delle mie parti, ovvero la Puglia. Faremo quest'oggi con questi bellissimi pomodori, io li faccio vedere, raccolti nell'orto, bellissimi, bellissimi, sapete che ho un bell'orto. Questi sono varietà piccadilli. Faremo una ricetta meravigliosa, una ricetta davvero davvero gustosa, particolare, ovvero faremo i pomodori al forno. Ci vediamo subito dopo la nostra fantastica sigla. Pensate, questa ricetta, antica ricetta, nasce in Puglia, e nello specifico nel nord barese. Io sono di Giovinazzo, che è un paese piccolino a nord di Bari, sul mare. Questa è una ricetta delle più tipiche, quelle che si fanno di più nel periodo estivo. Perché nel periodo estivo? Perché i pomodori raggiungono la maturità ideale per realizzare questa ricetta. Si devono utilizzare dei pomodori davvero abbastanza o molto maturi, tipo questo, vedete? Lo riuscite a vedere? Eccolo qua. Cosa succede con questi pomodori? Si possono usare i piccadilli, si possono usare i ciliegini, si possono usare dei costoluti. L'importante è che debbano essere molto maturi. È una ricetta fresca perché il pomodoro, seppur al forno, si può mangiare anche a temperatura ambiente, perché se fa molto caldo, soprattutto molto nutriente se abbinata ad un buon piatto di pasta. Ma c'è anche chi addirittura la mangia così, senza pasta, perché è può essere un contorno davvero sfizioso. Però io vi dico che con la pasta è la morte sua. Ma bando alle ciance, parliamo subito degli ingredienti per realizzare questa fantastica ricetta. Ricordo ancora quando, per realizzare questa ricetta, le antiche massaie, le nonne per intenderci, portavano i pomodori già pronti da cuocere ai forni. Ancora tutt'oggi, se venite a Giovinazzo, vi consiglio di passare a Giovinazzo perché è un bellissimo paese, c'è ancora un forno attivo. Cosa facevano i forni? Prelevavano con un ragazzo che solitamente portava sul proprio capo il peso delle teglie ed era una specie di equilibrista. Prelevavano dalle case gli alimenti da cuocere come pane, focaccia, pizzella, cipolle, pomodori, insomma qualsiasi alimento che andava cotto nel forno a legna lo portavano al forno, lo cuocevano e dopo il ragazzo riportava a casa il prodotto cotto. Il segreto della cottura del forno a legna è l'aroma che dà il legno, soprattutto legno d'olivo, all'alimento. Ma andiamo a parlare di ingredienti. Noi cercheremo di simulare questo aroma fumoso, adesso vi spiego come. Quindi questo è il piccolo trucchetto. Abbiamo bisogno per 4-5 persone all'incirca di 800-900 grammi di pomodoro piccadilli, ma potete usare qualsiasi pomodoro maturo, molto maturo. Ovviamente piccadilli ciliegino sono un po' più dolciastri e a mio dire sono più buoni. Più pomodoro mettete meglio è, perché dipende dai gusti. A me piace con tanto pomodoro, ad esempio. Poi abbiamo bisogno all'incirca di 100-150 grammi di pecorino romano, assolutamente pecorino romano, non altri tipi di formaggi, perché il sapore deve essere quello forte del pecorino. Pepe quanto basta da macinare, pangrattato quanto basta, aglio circa 1-2 spicchi, dipende da quanto ne volete mettere, a quanto resistete all'aglio, basilico fresco, prezzemolo fresco appena raccolto, e poi un grande olio d'oliva. Noi utilizzeremo un olio d'oliva del mio paese Giovinazzo, 3 colonne denocciolato, perché è fondamentale utilizzare un ottimo olio d'oliva su questa ricetta, ed è un olio, a parte che ha vinto tantissimi premi, è un olio che viene realizzato dalle olive denocciolate. Mentre il segreto qual è? Questo qui, guardate,
simuleremo l'aroma del forno a legna con del sale affumicato. Lo trovate un po' su internet, magari vi metto qualche link Amazon dove poter acquistare il vostro sale affumicato. Detto ciò, abbiamo bisogno di una teglia in ferro. Io utilizzerò questa, l'ho acquistata credo da Ikea. Se avete delle teglie in ferro vanno bene anche delle teglie antiaderenti, ma tipicamente si cucina questa ricetta nelle teglie in ferro. Ma andiamo avanti e iniziamo a pulire e tagliare i nostri pomodori piccadilli. Guardate che com'è bella questa immagine dei pomodori tutti a pancia in giù, quindi tagliati a metà, li mettiamo nella teglia in questa posizione e sono pronti per essere salati. Vi ricordo, col sale affumicato. Se non avete sale affumicato non vi preoccupate, qualsiasi altro tipo di sale e va bene. Mi raccomando, non eccedete col sale, ricordatevi che si può sempre il sale si può sempre aggiungere, ma difficilmente si riesce a togliere da una ricetta. Quindi una bella spolverata di sale. Poi ricordatevi che anche il pecorino è un formaggio abbastanza salato che profuma l'affumicato, molto buono. Quindi saliamo, pepiamo, una bella girata di pepe, eccolo qua, e aggiungiamo dell'aglio a fettine, intero se lo volete eliminare, se no lo mettete così a fettine, va benissimo, oppure se volete potete anche tritarlo. Io faccio un po' come le massaie, lo metto a fettine perché le massaie insomma non è che hanno tutto sto tempo per stare a tritare l'aglio, voi fate un po' come vi pare. Eccolo qua. Atto secondo della nostra ricetta, andremo a cospargere il pecorino abbondante sui pomodori. A me piacciono con molto pecorino, voi insomma secondo i vostri gusti. Sono ricette che non sono proprio scientifiche, quindi insomma fate un po', seguite un po' i vostri istinti, i vostri gusti. A questo punto andremo a mettere il pangrattato abbondante perché deve farsi una bella crosticina e quindi è fondamentale che ci sia anche il pangrattato. Vedete, devono essere proprio cosparsi tutti quanti i pomodori con queste nostre prelibatezze. Adesso aggiungiamo il basilico. Vi ricordo, per il basilico spezzatelo a mano perché se lo tagliate perde un po' di aromaticità, quindi non vi preoccupate. Mettete il basilico, e anche per il prezzemolo vale la stessa cosa. Come profuma sto prezzemolo appena raccolto nell'orto, è la fine del mondo. Quindi basilico, prezzemolo l'abbiamo aggiunto, non resta altro che, mi lavo le mani, mettere abbondante olio extravergine di oliva sui nostri pomodori. In questa maniera qui facciamo un bel giro, tanto olio perché devono essere belli oleosi e saporiti. Vedete, così si forma la crosta. E in ultimo dell'acqua. Aggiungiamo dell'acqua, non del brodo ma dell'acqua, perché deve far cuocere i pomodori anche al di sotto e deve essere abbastanza morbido come piatto, non deve essere asciutto, soprattutto se ci vogliamo condire la pasta. Quindi guardate che meraviglia, eccolo qua, la nostra ricetta è pronta per passare in forno. Quindi parliamo di 190 gradi, forno ventilato su ripiano medio. Poi dopo, se la crosticina non si sarà formata, aggiungeremo ancora un po' di temperatura e faremo un po' di grill. È arrivato il momento di infornare i nostri pomodori. Cuoceranno a 190 gradi per circa 40-45 minuti nel ripiano medio. Dopo magari li spostiamo sul ripiano più alto.
Eccoli qui i nostri pomodori al forno alla giovinazese, ancora fumanti, belli carichi di gusto, di sapore. Ci sono delle tecniche che possono differenziare a seconda di cosa vogliate fare con i vostri, anzi, perché l'avrete fatti voi, pomodori. Se volete mangiarli così come contorno, potete lasciarli intatti. Se invece li volete condire con la pasta, dovrete schiacciarli in questa maniera, guardate. Siccome io ci condirò la pasta, li schiaccerete per creare il sughettino. Ci sono anche degli ingredienti alternativi, c'è chi ci mette un po' di peperoncino, chi ci mette dei capperi, insomma ci sono varie ricette. Io faccio questa qui che credo sia la più tradizionale, insomma. Guardate, schiacciate ben benino i pomodori e sono pronti per condire la vostra fantastica pasta. Invece se volete, guardate, dovete fare questo lavoro qui e creare questa specie di salsina. Mi raccomando, non frullateli, perché sarebbe dissacrante, perché tutte le bucce verrebbero frullate. Invece il bello del pomodoro al forno è che lo dovete trovare quasi intero nella vostra pasta. Se dovesse mancare un po' di liquido, che fate? Scolate la pasta, guardate, ecco qui che meraviglia, scolate la pasta e trattenete un po' di acqua dalla cottura della pasta e fateli saltare insieme. Che pasta usare? Solitamente si utilizzano tubettini, spaghetti spezzati, se vi piace la pasta corta, oppure il classico spaghetto, magari uno spaghetto buono di Gragnano trafilato al bronzo, condito con questa meraviglia. Io a crudo ci aggiungo un altro filetto di olio e un po' di basilico. Se volete potete aggiungere pecorino a volontà per completare il piatto. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete mi piace, iscrivetevi al canale YouTube di Vino di Vino. Qui sotto, guardate, faccio vedere, proprio qui, esattamente qui, troverete il nostro logo di Instagram, Vino di Vino, con 2 O finali. Potete seguire le nostre storie di Vino di Vino in diretta, potete vedere dei video e realizzazione, come realizziamo i nostri video, potrete avere tanti consigli sui vini, su come vengono bevuti, serviti, che tipologia di vino si abbina ad un determinato piatto. Quindi siamo una bella squadra di ormai 7 persone, tra cui anche tante ragazze, insomma. Quindi seguiteci e seguiteci. Mi raccomando, commentate il video, iscriveteci pure se avete la vostra ricetta personale. Se siete di Giovinazzo e vedete questo video, commentate Giovinazzo sotto. Ci vediamo alla prossima ricetta di Vino di Vino. E alla fine abbiamo deciso di fare i tubettini. Adesso me li mangio tutti. Buon appetito. Ciao ancora da Vino di Vino.